Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale BoWatch. Io sono Christian e oggi recensione di questa variante del Seagull 1963. Orologio che in queste 3 settimane mi ha già dato tantissime soddisfazioni. Sicuramente non è un orologio perfetto, ma che mi piace veramente tantissimo. In primis il fatto di essere carica manuale ed è una cosa bellissima questo rituale che si è creato tutte le mattine, che come prima cosa mi faccio il mio caffè e dargli la carica all'orologio. E sicuramente quello che riguarda il movimento, un movimento che regala tantissime soddisfazioni, perde rispetto a altri movimenti molto più affidabili rispetto agli orologi che ho io in mio possesso, ovviamente sto parlando, che può essere un Orient o un orologio comunque con un movimento NH35. È che comunque sono, oltre a essere molto affidabili, sono abbastanza precisi. Tra gli orologi che ho io in genere perdono tra i 6, 7, 8 secondi al giorno. Questo sicuramente di più, quindi la precisione non è il suo punto di forza, ma il movimento è bellissimo, bellissimo da vedere, tutti i giorni me lo godo e adesso ve lo farò vedere un po' più nel dettaglio. Non vi rubo altro tempo, prima di iniziare il video, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e dategli la campana per ricevere tutte le notifiche, oltre a seguirci anche su Instagram, dove tutti i giorni mettiamo delle piccole storie o foto di orologi con anche cinturini diversi, ovviamente parlando degli orologi in nostro possesso. Non perdiamo altro tempo e iniziamo con la recensione. Ed eccoci amici con il nostro Seagull 1963 e iniziamo subito con quello che riguarda le misure. Il diametro di questo modello è di 40 mm, ha un lag to lag di 50,4 mm, uno spessore di 12,6 mm e un cinturino di 20 mm, da ansa a ansa sono 20 mm. Il diametro comprensivo di corona sono in totale 43,3 mm e ha un peso di solo 71,9 grammi. Il lag to lag per quello che riguarda questo modello è effettivamente abbastanza ampio, ma avendo le anse fini e molto lunghe, oltre un cinturino di soli 20 mm, rendono questo orologio molto snello, allungato e snello, e molto gradevole al polso e quindi non pesa affatto un lag to lag abbastanza ampio. Ricordo che abbiamo pagato questo orologio su AliExpress 125 euro, si può trovare su 125, 130 euro, è una variante del Seagull 1963. Ci sono tantissime versioni, per esempio anche Panda, per esempio con quadrante nero e contatori bianchi, e per chi possa essere interessato al Seagull 1963 di Tianjin ha un costo in genere di 500 euro, ma su AliExpress sui 340 euro si può portare a casa, che ricordo che è la versione da 38 mm, il vetro in acrilico e 18 mm per quello che riguarda le anse e il fondello è chiuso. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione per andarli a vedere. La cassa è in acciaio inox 316L completamente lucido e ha delle linee molto delicate. La lunetta che fissa il vetro è arrotondata, accentuando lo stile classico di questo modello, e le anse, come vi dicevo, sono lunghe e curvate verso il basso, in modo da far aderire perfettamente l'orologio al proprio polso. Il quadrante si presenta con un bellissimo colore champagne con la scritta 21 rubini e la stella cinese bordata in oro a ore 12, mentre a ore 6 troviamo la scritta Made in Cina. A ore 9 troviamo il primo contatore che riguarda i secondi, mentre a ore 3 troviamo quello dei cronominuti. Le lancette a stick di un colore blu anodizzato sono bellissime, molto fini ed eleganti, mentre in rosso troviamo la lancetta dei cronosecondi, che dà sicuramente un tocco più sportivo a questo orologio. Gli indici sono in color oro applicati e si alternano tra numeri arabi e indici a freccia. Una cosa che si può notare in molti cronografi è che dove si trovano i contatori applicano parzialmente gli indici, mentre in questo caso sono assenti.
Onestamente, essendo i contatori abbastanza portati verso il centro, mi sarebbe piaciuto anche in questo caso incontrare gli indici sia ore 3 a 9. Secondo me avrebbero completato squisitamente la composizione degli indici, però degli indici. Comunque va bene anche così, non è giusto un dettaglino che mi sarebbe piaciuto, ma comunque anche questo tipo di configurazione è spettacolare. Il gioco di riflessi contro luce è molto bello, sia per quello che riguarda gli indici che per le lancette. Il vetro ricordo che è in zaffiro, leggermente bombato. A ore 3 troviamo la corona a pressione logata con la stella cinese lucida e una cornice satinata e i pulsanti cronografici. A ore 2 il pulsante di partenza arresto, mentre a ore 4 quello del reset. Risultano essere molto morbidi, soprattutto il tasto del reset dove è necessaria una pressione minima. Andiamo a vedere il fondello. Il fondello è a vite e mi fa ben sperare che 50 metri di resistenza all'acqua segnati nella pagina è certa, perché non l'ho trovato scritto in nessuna parte, né nelle istruzioni della scatola né tantomeno nell'orologio. Comunque per sicurezza cerco di evitare qualsiasi contatto all'acqua, comunque non è un orologio nato per immergerlo nell'acqua. Le scritte cinesi sono molto carine, sono incise, da questa parte si ripete il Made in Cina come nel quadrante, mentre da quest'altra parte c'è scritto praticamente, in qualche modo c'è scritto cronografo creato per l'aviazione militare. Poi in questo punto il 1963 che è con la creazione di questo modello e poi infine la scritta qui in inglese, Plan B, che non so, che proprio in cinese non è. Comunque, ma veniamo a quello che secondo me è il pezzo forte, fortissimo di questo modello, che è il movimento. Il movimento, ripeto, a carica manuale dell'ST1901 è praticamente identico al Venus 175, grazie all'acquisizione da parte di Seagull nel 1962 dei macchinari della propria Venus, che in quel periodo si trovava finanziariamente in difficoltà e quindi necessitava di nuove entrate per il lancio dei nuovi calibri, come per esempio il Venus 188 con smistamento a leve, a quei tempi più economico. Ragazzi, in parole povere, con 130 euro ci troviamo in mano un movimento con smistamento su retacolonne che in genere si trovano su calibri e modelli di orologi ben più di prestigio. Osservare questo calibro è veramente un piacere, con punti tipo le rifiniture sul ponte del bilanciere, che sì, probabilmente con delle macro possono sembrare anche grezze rispetto a altri calibri, ma a occhio nudo si apprezza ed è veramente una delizia osservarlo. Così come il contrasto dei vari colori che compongono il movimento per quello che riguarda sia le viti che i rubini o le ruote. Bello veramente. Si può notare la ruota a colonne che interagisce in pratica su tutta la funzione del cronografo, facilitando il sincronismo dei meccanismi e una migliore precisione dell'indicazione fornita dalla lancetta. E ripeto, è veramente la parte forte di questo orologio, è veramente troppo bello. E questo modello ha 21 rubini e si muove con 21.600 alternanze e una riserva di carica di 36 ore. Per quello che riguarda la riserva di carica, allora vi volevo spiegare una cosina. Leggendo un po' di informazioni nei vari forum su internet, quando andate a caricare questo orologio, noterete una bella pressione, cioè una bella pressione per la ricarica. Cercando un po' di informazioni su internet ed entrando nei vari fori, che quando si arriva al massimo si sforza un po' di più e c'è il rischio di rompere la molla. Questo orologio non arriva al punto massimo che poi gira a vuoto. Quindi quello che vi posso consigliare è che quando notate una certa pressione nella carica di stopparvi lì, anche se non è una carica completa non succede niente. Nel mio caso mi fermo un po' prima e la durata della riserva di carica è arrivata fino a 31 ore. Quindi sono le 36 ore dichiarate, immagino che siano certe, però ripeto, non sforzate troppo la ricarica perché c'è il rischio di romperla, sarebbe veramente un peccato. Per quello che riguarda la precisione di questo orologio non è il massimo. Dopo quasi 3 settimane praticamente
di prova dell'accuratezza non si è stabilizzata al 100%, però diciamo che mi può perdere tra i 10 e i 14-15 secondi. Non è il massimo, sicuramente il punto forte di questo modello non è la precisione, però ripeto, ci sta. Per uno come me che è abituato ai movimenti sicuramente più precisi ma molto basici, rinuncio volentieri a qualche secondo in più su quello che riguarda la precisione per godermi il lavoro di questo movimento. Vedete, vabbè, qua segna 14,71 la media giornaliera. Eravamo partiti, quando sono partiti, come vi dicevo nell'altro video, che mi sono un po' spaventato perché eravamo partiti che perdeva 15, 23 secondi. 25, ne stava perdendo veramente parecchi, un po' mi sono preoccupato. Vedete, poi scende a 15 secondi, qua 10 secondi, 16 secondi, qua solo 8 addirittura e un 13 secondi. Sì, la media è questa, è 14 secondi. Quindi se state cercando un orologio, ragazzi, che sia bel preciso, questo non credo che sia adatto a voi. Avete bisogno di un altro modello. Comunque, vabbè, non mi sembra neanche, per il movimento che ha, non mi sembra neanche così tanto eccessivo. Per quello che riguarda i cinturini, questo modello viene con 2 cinturini, uno in pelle e uno nato. Onestamente di bassissima qualità tutte e due. Il nato non so se si può vedere, si sta iniziando a sfilacciare, lo stavo un po' per bruciacchiare, però volevo farvelo vedere anche prima del video. Comunque ho già preso dei cinturini nuovi che mi arriveranno, sempre su questo colore, ho preso uno di questo colore e uno con una banda rossa e mi sembrava carino, e invece quello in pelle, in pelle nera con cuciture bianche. L'ho visto in una foto, mi è piaciuto un casino, quindi lo prendo. Quando mi arriverà vi ricordo di iscrivervi in Instagram perché sicuramente metteremo lì qualche foto. Ok amici, spero che aver detto tutto. La recensione sia stata esaustiva. Qualsiasi domanda che avete da fare lasciatela nei commenti che vi risponderò più che volentieri. E niente amici, se vi è piaciuta questa recensione per favore dategli un mi piace e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie!